Kung Fu. Praticare il Kung Fu è come qualsiasi cosa nella vita. Se vuoi fare una cosa bene, devi ripeterla. Continuare a ripeterla molte volte prima di poterla fare davvero bene. C'è un vecchio detto in Cina. Praticare Kung Fu un giorno aggiunge un giorno alla tua esperienza, ma un giorno senza praticare le basi ti fa tornare indietro di 10 giorni. Quello che voglio raggiungere con il Kung Fu è... vedo come aiuta me e penso che possa aiutare anche molte altre persone. E questo è il mio obiettivo, voglio diffondere il Kung Fu. Praticamente ho fatto migliaia di chilometri per venire qui e farmi bastonare. La placca d'acciaio serve per praticare la tecnica della testa di ferro. Il mio nome è Giuseppe e ho una missione: girare il mondo per incontrare i personaggi più straordinari del pianeta e fargli una semplice domanda: cos'è per te la felicità? Benvenuti nel progetto Happiness. Sono appena arrivato in Cina, più precisamente a Dengfeng, perché questo è uno dei luoghi più spirituali di tutto il pianeta. Quello che vedete dietro di me è un tempio molto speciale perché si narra essere la culla di tutte le arti marziali. Questo è il tempio Shaolin e oggi sto incontrando una persona molto speciale, un guerriero, una leggenda che ha dedicato la sua vita a imparare, insegnare e proteggere il vero Shaolin Kung Fu. Sedetevi comodi perché sta per incominciare una grandissima avventura del progetto Happiness. Lo Shaolin Kung Fu non è solo una disciplina fisica, ma una filosofia di vita che combina la forza del corpo con la saggezza della mente. La leggenda narra che un monaco buddista indiano di nome Bodhidharma viaggiò dalla sua terra natale fino alla Cina, attraversando montagne e fiumi per diffondere gli insegnamenti del buddismo. Quando però arrivò al monastero di Shaolin, trovò i monaci cinesi fisicamente deboli e incapaci di mantenere la concentrazione durante le lunghe ore di meditazione. Così, per aiutarli, Bodhidharma introdusse una serie di esercizi fisici che miravano a migliorare la salute dei monaci, rafforzando il loro corpo e permettendogli di mantenere una mente vigile durante la meditazione. Questa preparazione fisica non solo migliorò la loro salute, ma li rese ancora più abili nella difesa contro le bande di ladri e predoni che ai tempi minacciavano le loro montagne. Con il passare dei secoli, le pratiche introdotte da Bodhidharma si evolsero in un'arte marziale sofisticata, nota non solo per le sue tecniche di combattimento, ma anche per il suo profondo legame con la filosofia e la spiritualità. Oggi lo Shaolin Kung Fu è più vivo che mai e soprattutto grazie ai film di Hollywood negli ultimi decenni ha conquistato anche l'Occidente, ispirando generazioni intere. La nostra missione è immergerci nella vita del Shifu Shimiao-ha, uno degli ultimi veri monaci Shaolin, per spingerci insieme a lui oltre i limiti del corpo umano, scoprire la potenza della nostra mente e imparare cosa sia la felicità nel Kung Fu. Dengfeng, la città che ospita il monastero, è ormai conosciuta come la culla dello Shaolin Kung Fu. Migliaia di bambini vengono qui da tutta la Cina per diventare Shifu o aspirare ad un futuro migliore. Questa è una scuola di Kung Fu. Si chiama Tago. Conta circa 30.000 studenti. Si allenano dall'alba al tramonto. Alcuni di loro fanno condizionamento fisico, altri praticano le forme. Stanno praticando per una grande cerimonia generale. E sarà meravigliosa. Sono davvero impressionato da quanti giovani abbiano deciso di intraprendere questo percorso marziale e studiare Kung Fu per così tanto tempo. Come mai? Questi studenti vengono qui a età diverse, imparano cose diverse e si allenano per tempi diversi. Ad esempio, se uno studente arriva all'età di 8 anni, può doversi allenare fino a 18 anni, poi può andare all'università o andare a lavorare. Se uno studente arriva qui all'età di 15 anni, può aver bisogno solo di 3 anni, poi può diventare un soldato, possono diventare insegnanti di Kung Fu e possono fare film di Kung Fu o qualsiasi cosa vogliano. Beh, ci sono anche alcuni studenti che vengono a praticare per 1 anno, 2 anni. E poi si sentono molto abbattuti e stanchi e quindi finiscono per tornare a casa e scegliere qualcos'altro. Dipende. Ma c'è solo un modo per comprendere l'arte dello Shaolin Kung Fu, ovvero praticarlo. E così lo Shifu mi porta in uno dei templi più suggestivi della città, dove lui stesso lo ha studiato da piccolino.
Penso che il significato più grande della pratica del Kung Fu sia che il Kung Fu stesso ti può cambiare la vita. Se lo pratichi per poco tempo, non lo sentirai, ma se lo pratichi per lungo tempo, scoprirai che il Kung Fu e la vita sono inseparabili. La posizione del cavallo è la base del Kung Fu Shaolin, è una tecnica molto molto importante. Questo esercizio può rafforzare la forza delle nostre gambe. Questa la vedo grigia. Stiamo per fare la posizione del cavallo, che sarebbe una delle posizioni più semplici nel Kung Fu per rafforzare le gambe, per avere equilibrio nel Kung Fu, ma lo Shifu non sa che io sono un pezzo di legno, ma faremo del nostro meglio. Ok. Va bene, iniziamo a posizionare le mani sopra le nostre gambe. Sì, ok. Squat, piano. Sì, bene. Bene. Ok. Sì, bene. Ce la faccio già più. Sì. Sì, bene. Molto bene. Spero che non ci tenga tantissimo, perché sennò qualcosa va cade. Concentrati. Shifu. Ok. Ok. Oh! 3 ore e mezza. Ce l'hai fatta, eh? Così in posizione. Ne abbiamo fatto vedere soltanto questi 20 secondi perché sennò sarebbe stato lunghissimo il video, ma 3 ore. 3 ore lunghe. Gli avete scattato delle foto mentre tremava tutto? C'è un vecchio detto in Cina. Praticare Kung Fu un giorno aggiunge un giorno alla tua esperienza, ma un giorno senza praticare le basi ti fa tornare indietro di 10 giorni. Questa è l'importanza delle basi. Quindi ogni giorno dobbiamo praticare le basi. È fondamentale. Sì. Yeah. Bene. Grazie. Adesso colpiremo la candela. In una direzione. Non a sinistra, non a destra, non in alto, non in basso, solo in una direzione. Colpiremo con il vento del nostro pugno per aumentare la nostra forza. Lo Shifu stava facendo vedere un esercizio perfetto per allenare l'esplosività del pugno e in più per allenare la mira, perché chiaramente magari non avendo il controllo del pugno potresti tirare il pugno un po' a destra, un po' a sinistra, invece la candela, la fiamma è come se fosse un mirino, devi sempre mirare lì e l'esplosività del pugno deve far spegnere la fiamma. Questo è l'esercizio, adesso lo fa lui, poi vediamo se riesco a farlo anch'io. Ce la farò? Non lo so, però siamo qua per provarci. Ovviamente le mani che si devono tirare su, se no ti aiutano a fare aria per spegnere la candela. Ok, ok? Bene, ispira. Ok. Sono più impressionato di lui, sicuramente, però non glielo faccio vedere. La cosa più importante nel colpire la candela è praticare la nostra mentalità. A volte non riuscirai a spegnerla e ti sentirai molto ansioso. Più non riesci a spegnerla, più ansioso sarai. Più non riesci a spegnerla, più dovresti essere stabile, più lento, più lento. Non dobbiamo praticare la forza stessa, ma il nostro cuore. Lento, lento, lento. Quando affrontiamo la vita è lo stesso. Qualunque cosa tu incontri, più vuoi arrabbiarti, più dovresti calmarti. È incredibile come anche un esercizio così apparentemente semplice eserciti il corpo e la mente al controllo e alla disciplina. Non ti devi arrabbiare se non riesci a fare un esercizio, devi mantenere il controllo anche se non ti sta venendo. Anche una candela te lo può insegnare.
Adesso lo Shifu mi sta portando nella sua vecchia scuola che hanno chiuso, il governo cinese ha chiuso, ed è rimasta abbandonata dietro questo tempio bellissimo, perché dobbiamo provare un esercizio che a lui sta molto caro a quanto pare, ovvero Ecco, prendere a pugni il muro. 1000 strati di carta. Sono 1000 strati di carta. Serve per condizionare la durezza del nostro pugno. Così. Guarda, ho toccato il muro. Vedi? Ah, wow! Sì, Ha raggiunto il Sì. muro, come ha fatto? questo. Che cavolo ha fatto? E questi sono esercizi di condizionamento per rafforzare le nocche, per rafforzare il pugno, il polso. Sono importantissimi da fare per avere chiaramente un pugno più forte. Serve per rafforzare il polso. Esattamente, sì. Yes. Io? Sì, vai. Mhm. Shifu, perché il Kung Fu è così ripetitivo? Perché fai la stessa posizione, lo stesso gesto migliaia e migliaia di volte, anzi per tutta la tua vita? Praticare il Kung Fu è come qualsiasi cosa nella vita. Se vuoi fare una cosa bene, devi ripeterla, continuare a ripeterla molte volte prima di poterla fare davvero bene. Devi allenarti moltissimo, avanti e indietro, ripetere tante volte e lentamente il tuo Kung Fu può migliorare molto. Uno degli allievi più promettenti del Shifu è proprio Sasha, un ragazzo svizzero che ha lasciato tutto ed è venuto a studiare l'arte millenaria del Kung Fu dove tutto ha avuto origine. Siamo molto fortunati ad essere qui grazie al nostro maestro. È un posto unico in Cina, ad accesso limitato, non tutti possono venire qui. Come puoi vedere, questo è il cimitero degli antenati del Kung Fu. Ci sono monaci e monaci guerrieri. Ah, son tombe! Esatto, sì. Per esempio, quelle come questa, più tondeggianti, sono quelle dei monaci guerrieri. E quelle che sembrano più... Quadrate, esatto. Sono i monaci. E la differenza è che i monaci sono quelli che non allenano il Kung Fu, mentre i monaci guerrieri sì. Il gun, ovvero il bastone per i monaci Shaolin, è l'arma prediletta perché è perfetta per affilare la loro tecnica e la loro precisione. Non avendo nessuna estremità affilata, non avendo lame, i monaci devono essere estremamente precisi e veloci per colpire l'avversario. Infatti adesso lo possiamo ammirare mentre i ragazzi si allenano. Il maestro Shi Miao-ha e Sasha continuano a parlarmi del Dantian, come un concetto fondamentale nelle arti marziali e nella medicina tradizionale cinese. Ma che cos'è? Il Dantian è il centro di gravità e di energia vitale del corpo e si trova qui, nell'addome. Serve per canalizzare il Qi. Se il Qi è forte, allora il tuo corpo sarà potente. Non ti ammalerai mai. Avrai un sistema immunitario forte perché sai, per esempio, questa batteria è la stessa cosa del Qi. È molto grossa, vuol dire che dentro c'è molta energia vitale. È appena successa una cosa veramente curiosa che voi avete visto a malapena. Si è visto lo Shifu che è andato verso la camera, ha toccato qualcosa. In realtà ha toccato la camera di Nick e la batteria di Nick, perché ha descritto il Dantian come la batteria. Più la carichi e più è la forza, più carichi il Dantian e più carichi l'energia interiore e più riesci ad avere dei superpoteri. E questo è il Dantian, una forza interiore che può farti sfruttare al massimo l'energia del tuo corpo, della tua mente e del tuo spirito.
Siamo venuti qui per praticare il Qigong duro Shaolin. Tutti possono praticare il Qigong duro Shaolin. Alcune persone imparano più velocemente, altre più lentamente. Per praticarlo si colpisce il corpo, affinché la massa muscolare diventi resistente, potente e forte. Per questo le persone che praticano il Kung Fu Shaolin sono più forti, sono più resistenti. Per praticarlo si utilizza un oggetto, poi si colpisce per esempio il braccio, poco a poco. Alcuni si allenano colpendo la gola, alcuni colpiscono la testa, altri le gambe. Bisogna colpirsi molte volte anche la pancia. Non fa troppo male, è solo duro. Abbassati un po'. Sì. Ok. Ok. Praticamente ho fatto migliaia di chilometri per venire qui e farmi bastonare. Ma vediamo come va. Aspetta, Aspetta. È già così. È molto semplice, fidati, è semplice. Fa già male così. Fidati. Ok, mi Se fido. resti in tensione è facile. Già le prove facevano male. Ok, inizia. Sì. Più duro. Ok. Sì, avevi ragione. È fattibile. Ok, lo stiamo addirittura rifacendo con un bastone molto più duro dell'altro, ma sono più preparato. Ok. Sì, l'ho sentito un po' di più. No, ma non ho sentito niente. Ok. Buono, no? Ti hai fatto male, eh? Un altro. Un altro? Basta. Un altro? Va malissimo. Bene. Ma adesso è l'ora di Sasha. Mhm. Più forte, più forte. Sì. Sei pronto? Vai. Ok. Com'è stato? È andato bene. Guarda il segno. Cosa pensi mentre... come ti concentri? Cerco di restare più che posso nel momento. Quindi non penso a nient'altro, concentro tutta l'energia del mio corpo in questo punto. E cerco di unire quello al restare nel momento presente. Questa è la placca d'acciaio. La placca d'acciaio serve per praticare la funzione della testa di ferro. Dobbiamo portare il nostro Qi dal Dantian attraverso la mente per arrivare qui e poi possiamo iniziare la pratica. Solo a quel punto puoi romperlo. Bisogna allenarsi molto. E riuscirai a romperlo. Ma ne romperà 2 insieme? Oh, ora vediamo, 1 o 2, ma sì, sulla testa. Non mi aspettavo che lo rompesse. Cioè, pensavo che lo piegasse, l'ha rotto. Avevo grandi aspettative da questa avventura, ma devo dire che sta andando molto meglio del previsto, soprattutto perché grazie a Sasha e al suo Shifu stiamo avendo accesso a dei luoghi segreti, dei luoghi abbandonati. Questo tempio è abbandonato da decenni, però loro hanno le chiavi, siamo riusciti a entrare, ci stiamo allenando qui, Sasha si sta allenando qui, però ci siamo fermati un attimo perché come sempre vi devo ricordare una cosa importantissima. Scegliete con molta attenzione il browser con cui navigate online. Io da qualche mese sto utilizzando Opera, un browser gratuito che ha rivoluzionato l'esperienza di navigazione grazie all'intelligenza artificiale incorporata e gratuita. Aria, che risponde alle mie domande e genera per me contenuti in tempo reale. In più, quando lavoriamo ai reportage o quando ricerchiamo storie uniche su YouTube, capita di imbattersi in contenuti video di qualche anno fa, non certo girati in 4K. E per questo utilizziamo sempre la Lucid Mode per migliorarne la qualità e la nitidezza. Non avevo mai trovato questa funzione in nessun altro browser. Per l'organizzazione del lavoro invece gestisco le schede in modo intuitivo con Tab Islands. Gruppi separati, schede connesse e un'esperienza senza stress. Trascina, rilascia, espandi e restringi. Tutto al tuo comando.
Prova Opera e scopri il browser del futuro. Vi lascio il link in descrizione per scaricare Opera oggi stesso e scoprire la differenza. Ti ha fatto male? Qui. Ah, tutto bene, non fa troppo male. Ti ci sei abituato? Sì, più lo fai, più è facile, quindi... È proprio un piacere vederti allenare perché si vede che hai un fuoco speciale dentro. Ma sono molto curioso di capire perché hai scelto il Kung Fu nella tua vita. Perché dovevi praticare proprio il Kung Fu? Per me tutto è iniziato nel 2005. La prima volta che sono arrivato in Cina con i miei genitori siamo arrivati a Shanghai e mentre camminavamo per strada mia madre ha visto una scuola di Kung Fu e mi ha detto «Oh, vuoi allenarti lì?» Le ho risposto «Ok, perché no?» Così la prima settimana sono andato lì, ho aperto la porta della scuola e per la prima volta ho sentito questo «Ah!» Sentivo che qualcosa stava succedendo dentro di me, così sono corso su, più veloce che potevo. E ho visto tutti questi ragazzi che si allenavano e vidi qualcosa nei loro occhi che volevo davvero. Ho visto qualcosa che non potevo descrivere, ma sapevo che questo è quello che volevo fare e questo è quello che volevo ottenere. E da quel giorno non è mai uscito dalla mia mente. Ho deciso di finire la scuola e poi dedicare la mia vita a questo. Quello che voglio raggiungere con il Kung Fu è... vedo come aiuta me e penso che possa aiutare anche molte altre persone. E questo è il mio obiettivo, voglio diffondere il Kung Fu per quanto posso, così la gente può trarne beneficio. E in questo nuovo mondo per te, lontanissimo da casa, com'è cambiata la tua felicità? La felicità per me è qualcosa... Quando mi sveglio ogni mattina, la sensazione che ho di felicità la descriverei così. È che ho un destino nella vita e... ci sono molte strade che puoi prendere, ma il modo che mi dice il mio intuito è prendere una strada e mentre vado per questa strada devo andare passo dopo passo più vicino a questo destino. Questo mi fa sentire molto felice. Mentre percorro questa strada cerco di essere il più possibile me stesso e cerco di farlo con tutte le persone che mi circondano per amarci a vicenda. Quindi è una strada piena d'amore, piena di destino e una strada con un sacco di impegno. Quando sento che sto attraversando questa strada e sento che quello che sto facendo è giusto, questo mi dà una grande, grande sensazione di felicità. È davvero molto bello quello che hai appena condiviso con me. E l'ho sentito perché penso che non ci sia nessun altro miglior sentimento che sapere di star seguendo il proprio destino. E attraverso il percorso tu lo stai condividendo con tutte le persone che ami. E penso che questo fa parte della felicità, la vera felicità. Quindi sono felice che i nostri cammini si siano incrociati, perché credo che in fondo abbiamo la stessa missione. Ne sono molto felice. Grazie amico. Grazie di cuore. Grazie. Ma la missione ultima di un artista marziale è coltivare il Qi, l'energia vitale che pervade l'universo e scorre attraverso ogni essere vivente. Attraverso la meditazione e il Qigong, i praticanti sviluppano una consapevolezza profonda del proprio corpo e delle sue sensazioni. Bene, adesso alleniamo lo Shaolin Qigong. Ti insegno una pratica fondamentale, si chiama meditazione eretta. Si tratta di allenare il nostro Qi e la nostra mente. Li dobbiamo allenare per essere come l'acqua. Per prima cosa piega un po' le gambe. Ok? Così. Poco, ok. Le mani come se stessero tenendo una palla. Rilassa le spalle. Bene.
Ok, muovi, inspira, premi con i palmi verso il basso. Ok, grazie. Uno dei pilastri più importanti dello Shaolin Kung Fu è non bramare, non aggrapparsi ai desideri o alle cose belle della vita, ma anche non respingere e allontanare le cose brutte della vita. Potresti spiegarmelo? Il vero obiettivo dell'essere umano è raggiungere un equilibrio mentale in grado di accettare qualsiasi cosa arrivi che se ne andrà. Quindi non bisogna essere troppo coinvolti in quello che hai ottenuto o perso. Alcune persone vogliono molto, ma non hanno nulla. Alcune persone non vogliono molto, ma hanno tanto, poiché sono in equilibrio. Quindi lentamente, col tempo comprenderai. Quello che vuole venire verrà, quello che deve venire arriverà, e quello che non dovrà rimanere andrà via. Shifu, cosa pensi sia la felicità? Sai, ho compreso che l'uomo deve dedicare la sua vita a un solo obiettivo. Deve dedicare ogni giorno a quello, ogni singolo giorno, ma farlo bene. C'è un vecchio detto in Cina che dice: meno è meglio. Non hai bisogno di molto, basta molto poco, ma farlo molto bene. Qualsiasi cosa tu scelga, coltiva un cuore forte, perché solo con un cuore forte le difficoltà non ti abbatteranno, non saranno più rilevanti per te. E come puoi rafforzare il cuore? Secondo me, praticando intensamente il Kung Fu Shaolin. Io lo pratico proprio per rendere il mio cuore forte. Se ti è piaciuto il Kung Fu Shaolin, rimani a praticarlo. Sono certo che te ne innamorerai. Fino ad oggi per me il Kung Fu è sempre stato sinonimo di arti marziali, un mondo di movimenti agili e potenti, dove corpo e mente si fondono in un'armonia perfetta. Ma dopo questa esperienza indimenticabile ho capito che il suo significato va ben oltre il combattimento. Il Kung Fu è la ricerca dell'eccellenza attraverso la pratica incessante, la comprensione che ogni sfida è un'opportunità di crescita e la consapevolezza che la vera forza nasce dall'armonia tra mente, corpo e spirito. Questa è la mentalità del guerriero, l'atteggiamento di non arrendersi mai di fronte alle sfide e di superare sempre i propri limiti. È un'arte che insegna non solo a combattere, ma anche a vivere con integrità e determinazione. E proprio lo Shifu e Sasha mi hanno insegnato che la dedizione e la ricerca dell'eccellenza possono trasformare vite, svelando che la forza più grande risiede già dentro di noi, pronta ad emergere per realizzare il nostro vero potenziale.